Buongiorno a tutti ragazzi, siamo a venerdì e dopo soli 4 giorni dalla seconda prova di campionato nazionale ci troviamo qua a Sacile per il warm up del campionato europeo. È stato un tour de force incredibile ragazzi in questa settimana, tra la stesura del video e rifare la macchina veramente avrò dormito in totale 20 ore. Ho gli occhiali appunto per evitare di farvi vedere un brutto spettacolo, ma ragazzi l'importante è che sono riuscito a fare tutto e che finalmente siamo a Sacile, pista ormai straconosciuta, gestita dalla famiglia Ongaro, e faremo questo warm up del campionato europeo nitro, che è una gara normalissima, addirittura in doppia categoria, quindi sia elettrico che nitro, e sarà importante riuscire a trovare una buona configurazione e fare familiarità con il tipo di terreno. In realtà ragazzi non sappiamo se questo trattamento che hanno fatto in occasione di questa gara verrà mantenuto per il campionato europeo. Il disegno verrà sicuramente cambiato e modificato per la manifestazione importante, per il main event di quest'estate. Io questa volta sono nel gazebo con il team Matrix e ragazzi vi tengo iper aggiornatissimi. Prove libere terminate ragazzi, in totale abbiamo fatto 2 manche di free practice e poi 2 manche di reseeding. Nella prima manche di free practice la macchina volava. Abbiamo fatto il 17° tempo assoluto senza mai aver visto pista né niente e sinceramente eravamo super contenti di come andava la macchina e quant'altro, però purtroppo nelle fasi successive non siamo mai riusciti ad essere incisivi. Non riuscivo a fare passo, avevo difficoltà a fare appunto una manche completa con pochi errori, sbagliavo molto spesso, non riuscivo neanche a districarmi bene dai doppiaggi, dai sorpassi e purtroppo abbiamo chiuso al 33° posto il reseeding. La macchina è veloce, però esattamente come a Genzone è molto difficile da guidare, non riesco a capire che cosa ci sia a livello di setup che posso migliorare per risolvere questo problema. Vediamo, vi tengo aggiornati. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è sabato e come vedete mi trovo esattamente nella curva successiva al rettilineo della pista di Sacile. Purtroppo stanotte ragazzi ipertemporale e hanno posticipato tutto, togliendo addirittura delle fasi. Ancora non è ben chiaro la composizione appunto del nuovo programma di gara, quindi non so dirvi tantissimo, però hanno già messo la segatura in pista, addirittura ieri sera l'avevano coperta. Qui siamo in un impianto super organizzato, super abituato a fare gare di un'importanza notevole come campionati europei, campionati nazionali e quant'altro, quindi ovviamente c'è una squadra di appassionati che pensa a tutto quello che riguarda la pista e ovviamente ci faranno trovare un tracciato fantastico come sempre. Il disegno della pista, come avete visto ragazzi, è bellissimo. Io qua ci vengo da praticamente quando la pista è nata e questo disegno credo che sia il più bello da quando esiste questa pista. Veramente complimenti allo staff perché ha fatto un lavoro impressionante. Qua ragazzi siamo al warm up del campionato europeo, però ci sono tantissimi dei team più importanti del panorama dell'RC off-road, però ragazzi non li vedremo esattamente tutti, quindi non sarà una classifica veritiera, perché qua tra un mese ci sarà il trofeo ONG che praticamente ospiterà tantissime partecipazioni, quindi diciamo che i team si sono divisi tra questa gara e il trofeo ONG, quindi è un warm up un po' a numero ridotto, siamo comunque 80 partecipanti e i team migliori ci sono tutti. Quindi abbiamo parlato a lungo di questa pista, abbiamo parlato a lungo di quanto sia elaborato e bello il disegno e perché quindi non percorrerlo insieme con una bellissima prospettiva on board. Voglio iniziare dal termine del rettilineo ragazzi, dove c'è questo salto singolo. Si arriva molto veloce, è molto difficile riuscire a mantenere la corda perché la staccata viene complicata dai mattoni. Curva a 180 gradi aperta sul mattone, controcurva a sinistra dove bisogna stare molto vicini a questo cordolo e inizia il primo doppio salto abbastanza lungo della pista.
In questo doppio salto si whippa tantissimo perché a seguito abbiamo un curvone destrorso a 90 gradi molto veloce che ci mette in una serie di 3 salti singoli, abbastanza semplici, ma la velocità complica non poco la riuscita. L'ultimo salto poi è un piccolo big air dove la macchina va in sospensione e in atterraggio dobbiamo preparare subito questa 180 gradi a destra, anche qua dobbiamo stare abbastanza stretti per preparare questo doppio salto, anche qui si whippa tanto perché in atterraggio dobbiamo subito iniziare a prendere la corda di questo curvone a sinistra a 90 gradi molto aperto con un salto singolo che immette in un 180 gradi a sinistra con cambio di terreno. A seguito di questo 180 gradi a sinistra, breve strappo, 90 gradi destra e un double bassissimo che però è pericoloso sul secondo salto in quanto appunto si rischia di cappottare perché le macchine puntano. Breve accelerazione in discesa e poi un altro big air, qui macchina in sospensione, whippatissimi, si deve atterrare e stare molto vicini al cordolo in uscita verso questa accelerazione e questo salto a fetta di formaggio. Si fa molto veloce, si esce larghi da questo salto, c'è una compressione che ti solleva le ruote da terra e poi un doppio salto, anche qui si whippa di nuovo perché in atterraggio abbiamo subito una curva a 90 gradi a destra con un'altra curva a 90 gradi a destra abbastanza aperta. Si fa tutto come se fosse una curva sola. E qui ragazzi opzione, tutto largo non si fa il doppio, si fa un salto singolo, tutto stretto si fa il doppio, facevano tutti il doppio, curva a 180 gradi in discesa, contropendenza e anche qua opzione, stretti si fa un salto singolo, larghi si va a dritto, per l'ultima curva prima del rettilineo sotto al palco. Anche qua ragazzi il rettilineo sembra semplice ma è veramente complicato, dobbiamo pelare questo cordolo, poi pelare il cordolo successivo e lanciarsi in un salto singolo molto lungo dove in atterraggio dopo una breve accelerazione ne abbiamo ancora un altro e poi l'ultimo salto, quello da dove siamo partiti a fare il nostro giro di pista. Piccolo aggiornamento ragazzi, avevano detto che si iniziava tutto alle 10 ma ragazzi ha ricominciato a piovere, ha fatto giù tanta acqua mentre eravamo qua, in più riprese oltretutto, quindi tutto rimandato a domani. Purtroppo la pista è in condizioni davvero disastrose, siamo qua e non sappiamo come ammazzare il tempo praticamente. C'è chi si inventa cose davvero particolari. Hanno improvvisato addirittura una partita di calcetto e abbiamo addirittura anche le porte, quindi insomma spazio al divertimento oggi e niente RC. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica e dopo la giornata di full stop di ieri finalmente abbiamo il sole, abbiamo la pista rifatta dalla crew di Hungaroring che ha fatto un lavoro davvero eccelso, si sono spaccati la schiena e hanno ripristinato le condizioni del tracciato. Ragazzi, di pioggia ne è cascata veramente tanta, quindi con una giornata in meno e con un programma di gara ridotto perché avremo soltanto 3 qualifiche invece di 5, avremo le fasi ridotte ma riusciamo a portare avanti questo warm up del campionato europeo. Quindi come sempre vi tengo super aggiornatissimi e ci vediamo dopo. Qualifica 1 terminata ragazzi, disastro dei disastri. Praticamente ho fatto 2 errori, 2 cappottoni dal recupero, ma in uno ragazzi ho perso 11 secondi perché praticamente sono addirittura finito fuori dalla pista nel tratto opposto al palco. Disastro, la macchina andrebbe anche forte ma è veramente troppo difficile. Abbiamo usato le Neutron super soft, la pista era ancora abbastanza umida, la gomma sembrava perfetta, però purtroppo ragazzi ho sbagliato. Sono un paio di gare che va così, cioè non ho feeling con la macchina, è velocissima ma faccio troppi errori. Adesso farò qualche modifica per cercare di semplificarla, vediamo un po'. Qualifica 2 terminata ragazzi, stavolta molto meglio, la macchina era ancora difficile, ho dovuto guidarla praticamente tutti i minuti, 5 minuti di qualifica a filo di gas, però ho fatto il 19° tempo,
quindi buono. Ho mantenuto le stesse gomme, avevo messo la convergenza a 0,25 gradi più chiusa, ma sinceramente non bastava, ci voleva qualcosa di più, e quindi niente, vedrò nella terza qualifica di semplificarla ancora un po', magari metto l'alettone HB invece di quello Matrix, che è un po' più semplice, mi dà più feeling, e chiuderò ancora la convergenza, vediamo un attimo. Qualifiche terminate ragazzi, questa ho fatto 23esimo, stavolta ho esagerato, la macchina era veramente semplice da guidare, però era sinceramente un filo poco incisiva. Ho fatto 0 errori di nuovo, avevo chiuso la convergenza e messo l'alettone HB standard. Nel totale siamo 24esimi, quindi partiremo con numero 4 nel quarto B. Appena terminati ragazzi i quarti di finale e purtroppo non siamo passati. Ho fatto un errore troppo presto e sono stato risucchiato dal gruppo. Non eravamo veloci, sbagliavamo sinceramente abbastanza poco. L'errore che ho fatto è stato quasi un caso, non credo di averne rifatti più. Purtroppo mentre stavamo risalendo abbiamo subito ancora una volta per la seconda gara di fila 2 tamponamenti e niente, abbiamo chiuso al 6° posto e al 28esimo posto totale questa gara. Soddisfatti a metà perché il nostro obiettivo era quello di entrare in semifinale, magari anche tra le ultime posizioni, e anche vedendo i piloti che comunque hanno fatto bump up dal quarto, sinceramente potevamo giocarcela. Siamo stati un po' sottotono, speriamo che il nuovo disegno dell'europeo sia più a favore per noi e che vada meglio. Intanto ragazzi vi saluto e noi quando ci vediamo? Il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!